Buongiorno ragazzi, guardate dove siamo oggi, siamo al solito posto grazie a BM Moto che ci ha fatto provare oggi e ci fa provare e voi potete vedere una KTM 790 Adventure modello 2024 e sono molto contento di provare questa moto. Intanto là ne è passata un'altra. Sono molto contento di provare questa moto perché mi interessa anche personalmente e devo dirvi da questi primi chilometri qualche luce e ombra, e ora vi dirò l'ombra principale, il calore ai piedi. Queste qua sono scarpe, voi direte sì ma sei con scarpe normali. No, queste qua sono scarpe da moto di pelle, peraltro interno in Gore-Tex, e arriva tanto caldo sui piedi. Questo è un difetto, non è una peculiarità, è proprio un difetto. Voi sapete che io spesso dico che le moto dei giorni d'oggi sono quasi tutte perfette. Bene, questo è un difetto che io riscontro in questo modello. Poi magari non a tutti dà fastidio. E l'altro difetto, e questo non direi che c'entra Cina o non Cina eccetera, sono un po' le finiture che come ho già detto altre volte, ma qua ci sono sopra, la sto provando. Questa è una moto nuova, queste plastiche brutte hanno l'aspetto economico. Ma adesso veniamo ai punti salienti, che quasi di ogni KTM è la guida, e anche qua ho già visto che mi ha riservato qualche sorpresa. Allora, ready to race. Qua abbiamo il Tech Pack, che vi ricordo si paga a parte, motore bicilindrico da 95 cavalli. La differenza rispetto al modello precedente è un albero motore che ha un 20% mi sembra in più di peso per avere più regolarità ai bassi e più linearità. E devo dirvi che rispetto a 990, 890, una cosa molto bella che ho trovato è che non c'è quell'esitazione di cui vi ho sempre parlato, quell'avanti e indietro che voi sentite quando state andando piano. Ma allora adesso abbiamo la mappatura che è la street impostata, e ora accendiamo e partiamo. Qua abbiamo il quick shift e, come su tantissime, anzi direi tutte le KTM bicilindriche parallele, un quick shift che è sublime. Guardate, avete visto come ha preso la marcia? Cioè è incredibile come prende le marce il quick shift di KTM. Questa semplicità, questa sensazione veramente di essere su un motard con un 21. Ecco, lo descriverei proprio così questo modello. Ed è, credevo che sarebbe stata un po' più grezza in basso, invece guardate quanto è lineare. Vi faccio vedere adesso quarta, e non sta strappando per niente, ve lo dico. Proviamo anche una quinta. Anche in quinta, ragazzi, non ho un buon pulsare, ma a 2000 giri veramente gira veramente tanto regolare in basso. Manubrio stretto, sella abbastanza larga, ma poi diciamo che si allarga in maniera uniforme, non ha una particolare punto in cui si apre. Si ha un gas molto diretto, cioè il comando è proprio molto diretto e mi piace. Guardate anche come riesco, non ho pelato la frizione, Avete visto che è scoppiettata? Come mette dentro le marce questo cambio veramente tanto veloce. Quello che mi sarei aspettato da questa moto è un assetto, soprattutto al posteriore, un po' più morbido. Invece è parecchio sostenuto. Forse per i viaggi troppo sostenuto. Si riesce a dare un bel carico sulle pedane, anche questo non è male. Abbiamo provato, non so se uscirà prima o dopo, abbiamo provato su questa strada in condizioni veramente brutte recentemente, c'era nebbia. Oggi invece giornata calda il giusto, 25 gradi. Molto veloce, molto svelto anche a scendere il rapporto, e mi piace anche come ci si muove liberamente in sella. Manubrio stretto, più stretto delle crossover, ma KTM ci abitua così. Molto sensibile il gas. Protezione aerodinamica, vi dico già che le braccia a questa altezza degli avambracci rimangono esposte.
cerchiamo di prendere un po' confidenza anche con le gomme. Ha avuto un'esitazione. ...60 all'ora, cruise control, vediamo, vibrazioni, un buon bel pulsare che si ripercuote un pochino sulle pedane e direi basta. Siamo a 2500 giri, è già utilizzabile, si regolarizza ma è già regolare anche a 2500-3000. Cruise control che si arma così e poi si inserisce. Adesso è inserito. Mi piace l'ergonomia che ha il manubrio, come è conformato. Vediamo, autostrada si dovrebbe essere intorno ai 5000 giri e vi dirò a gas costante le vibrazioni. Le vibrazioni arrivano un po' sulle pedane. E questo mono che è un po' secco, non avrei detto. Protezione aerodinamica è discreta, sicuramente meglio delle varie Tenere o anche, forse direi anche Desert X, e anche della Triumph, della Tiger 900 mi sembra migliore. Sicuramente la cosa che mi viene più da dire di questa moto, pensando che ha un 21, è che è simile veramente più a un motard, che bisogna soltanto avere la premura di non cercare di tirarla troppo dentro la curva, perché ci mette leggermente più che un 19, ma un assetto veramente neutro, stabile, non ha per niente, quasi niente beccheggio. Il cambio si irruvidisce un pochino negli innessi quick shift quando saliamo con i giri, ma si ha una bella percezione dell'anteriore, veramente bella, piacevole. Ci si muove in sella come un tutt'uno e si sente che questa moto va bene, va molto meglio rispetto alle maxi per le dimensioni che ho io. Quello che mi sta dando fastidio anche adesso che la temperatura è scesa a 24 gradi è l'aria calda che mi continua ad arrivare sui piedi, nonostante sto tenendo i piedi in punta, si sente. Grazie a BM Moto, vi ricordo ragazzi di andare a visitare il loro sito, perché hanno un sacco di moto nuove, usate. Andate a trovarli, dite che avete visto i miei video, che così vi odieranno un po', e chiedetegli di provare qualche delle novità. E adesso questa moto qua, nella fattispecie, è la versione 2024 ed è la cosiddetta versione cinese, ma la versione cinese in realtà differisce ben poco dalla versione costruita in Austria, perché lo dico subito, alcuni particolari sono non tanto carini da vedere sia sulla versione austriaca che sulla versione cinese. Questa moto però convince sotto tanti aspetti, anche se, come ho detto in un onboard, per me rappresenta un po' una serie di luci e ombre, perché se è vero che dinamicamente la reputo, dai primi metri subito l'ho sentita, ed è una cosa che sentite se provate una moto di questo genere, se provate un KTM 790/890, il divertimento e la facilità che vi dà, sembra quasi di guidare un motard. L'ho detto non on board, lo ribadisco adesso dopo che l'ho guidata per altro tempo. Abbiamo un telaio in acciaio, la potenza di 95 cavalli, quindi 10 cavalli in meno rispetto alla sorellona che poi è uguale nelle dimensioni, 8,90, e però vi faccio vedere la differenza. È qua, perché abbiamo una VP Apex che non è regolabile, ma se sulla forcella più di tanto non ne sentirei la necessità, sul mono sì, perché come vi ho detto anche nell'onboard è abbastanza secca, è abbastanza sostenuta come moto. La Tiger 900 è più morbida, questa è più sostenuta e si rimbalza anche un po', ma quello che per me è il più grande difetto di questa moto è il calore che vi arriva in questa zona qua dei piedi. Lo sentite, si sente proprio, anche oggi che ora ci sono qua 23-24 gradi, ritengo che possa dare fastidio parecchio se usata per lunghi viaggi. Frenata la trovo assolutamente dimensionata e proporzionata al tipo di moto. Questo è il serbatoio, le due pance del serbatoio da 20 litri. Adesso vi faccio vedere come si sta in sella. Le pedane non danno fastidio alla guida anche quando vi fermate,
toccate così a terra, quindi direi piuttosto bene. E vi dicevo, non danno fastidio perché su alcune moto ce l'avete proprio dove arriva giù il piede, su questa invece sono leggermente arretrate, abbastanza stradali come posizione. Poi la moto è leggera, 200 kg, 201 a secco, con 20 litri di serbatoio, la benzina pesa meno, quindi non si arriva neanche a 220 e poi è tutto in basso il peso. Andiamo a vedere anche il passeggero, che su queste moto è importante. La sella è divisa, il piano di seduta, ed è molto comoda. Forse è più comodo lo schiumato, direi, del passeggero, è più comodo, e anche le maniglie le trovo in una posizione buona perché non ce l'avete sotto il sedere e direi che si ha una buona presa. Sono direi ben sagomate, mi piace come la presa che hanno queste maniglie, si sta bene. La questione temperatura si fa veramente sentire, gli avambracci sono abbastanza scoperti e l'aria si è protetti più o meno fino a qua. Vi stavo dicendo della guida, si ha questo manubrio che è bello stretto, ben sagomato, le leve si raggiungono bene, la frizione è un po' duretta. Adesso vi faccio vedere il TFT da 5 pollici e mezzo. Noi abbiamo su questo pulsante, non c'è il grillettino come sulla 1290 per esempio, su questo pulsante abbiamo impostato la possibilità di cambiare le mappe. Come vi ho detto già prima nell'onboard, le varie mappe tipo rally sono acquistabili a parte. Su motocicletta, se avete acquistato a parte il Tech Pack, voi potete per esempio sulla rally andare a regolare la risposta dell'acceleratore, andare a regolare su 9 livelli il traction, l'ABS attivo anteriore e posteriore, il quick shift acceso spento, e per ogni mappa c'è una grafichina diversa, e qua è al volo la possibilità di regolare il controllo di trazione. Eccomi ragazzi con le ultime considerazioni. L'ho provata anche con la mappatura del gas più aggressiva e non mi piace. Ho ritrovato un po' dell'erogazione della 990 barra 890 che vi avevo detto, quelle esitazioni, e quindi confermo che la Street è la mia preferita. Ancora degli appunti per quanto riguarda il cambio, che come vi ho detto il quick shift ad alti giri ogni tanto fa qualche casino, un po' di secchezza che allora è una moto che è veramente luci e ombre, cioè è una delle moto più belle che abbia provato dal punto di vista adventure, veramente mi piace tanto. Ma state vedendo anche qua che comunque sul posteriore le sto sentendo questi colpi, e poi la temperatura che mi pronuncerò, vi lascio ancora guardare il video qualche minuto perché stiamo per andare, voi lo sapete, in Corso Europa, e vi darò il feedback finale. Anche come sulla 890 SMT non c'è la freccia, li costava troppo forse aggiungere un LED, sapere se avevo, visto che peraltro non ha il richiamo automatico delle frecce, mettere un LED sinistra-destra così da sapere quale uno attiva. Confermo comunque una gestione in città che è ottima. Poi i consumi di questa moto ragazzi sono veramente ridicoli, si parla di 25 a litro se non di più, con un motore che performance e prestazioni ne ha. On off non ve ne ho parlato perché non ne ha. Vi ho parlato poco forse della posizione in sella, che si è molto dritti, quasi come su un motard. La posizione mi ricorda tanto quella di una moto, un motard. Il manubrio è abbastanza vicino e si tocca così se siete 1,70. Vediamo se è possibile usare il quick shift anche in mappa, anche scusatemi, a bassissima velocità. Sì, assolutamente sì, e ve l'ho detto, funziona meglio in basso che non in alto. Quindi ragazzi, per Angie questo è un sì, ma dovete provarla per capire se può fare per voi, perché la mia conclusione è che il calore se ne sente veramente tanto, ma tanto, che capisco sulle gambe che mi sta dando fastidio. Quindi poi sicuramente è sensibilità di ognuno di noi, ed è per questo che vi dico andate a provarla, è possibile anche affittarla, perché merita veramente molto come moto, ma poi non potete dire ma non me l'avevi detto.
Angie non me l'avevi detto. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un like e venite da BM Moto a provare questa ed altre creature. Per Angie questo è tutto, ciao, alla prossima!